Amici di Moto.it, ciao a tutti da Nipozzano, Toscana, per una presentazione stampa molto attesa quest'anno. Le Max Enduro stanno crescendo di potenza e cilindrata e cresce anche la multistrada Enduro, che nel 2019, perché questa moto arriverà nei primi mesi dell'anno prossimo, riceve proprio il motore testa stretta DVT nella versione 1260, la cilindrata esatta è 1262 cc, che ha debuttato sulla multistrada standard ed è un motore che deriva da quello della Diavel ed è forse il bicilindrico Desmo più riuscito in casa Ducati. Adesso c'è anche sulla multistrada Enduro, ve la mostro in questa colorazione sand, ma c'è anche nel classico rosso Ducati. Come cambia esteticamente? Cambia innanzitutto per la scritta sul serbatoio, grosso serbatoio da 30 litri che è caratteristico della versione Enduro. Poi comunque l'estetica richiama quella della Enduro che conoscete già. Quindi cosa troviamo? Serbatoio più grande, vediamo adesso nella sezione frontale quanto è largo, perché comunque è molto capiente, siamo a 30 litri con queste caratteristiche pance in alluminio. Cambiano i cerchi, con i cerchi a raggi, non a razze, e l'anteriore è quello dell'Enduro, quindi da 19 pollici, mentre al posteriore troviamo il 17. E rispetto alla multistrada standard, come nella versione precedente, c'è un forcellone in alluminio al posto del classico monobraccio della multistrada. Quindi versione da enduro, ma cambia non soltanto nel motore, anche nell'ergonomia e nella dotazione elettronica. Quindi la moto sembra la stessa, ma c'è parecchia carne al fuoco. Partiamo dal motore, perché il 1260 è più ricco di coppia e più potente. La potenza cresce infatti da 152 a 158 cavalli a circa 9000 giri, ma quello che stupisce di questo motore desmodromico bicilindrico AL è il dato di coppia, perché siamo a quota 13 kg a 7500 giri, ma il bello è che l'85% della coppia è già disponibile a soltanto 3500 giri. Vediamo la vista della moto nel suo insieme. Già che vi mostro i cerchi a raggi tubeless davanti e dietro, vi anticipo che sono stati alleggeriti sia i cerchi che il forcellone, che adesso ha dei bracci più sottili, sempre robusti ma più sottili. Il peso invece è invariato rispetto a prima, siamo a 254 kg col pieno, perché è vero che è diminuito il peso di forcellone e cerchi, ma è aumentato leggermente quello dello scarico, lo vedete qua sotto, della versione 1260. Motore ovviamente Euro 4, ma con lo scarico un po' più grande e più lungo rispetto a quello della 1200. Vediamo ancora nella vista d'insieme la moto, perché l'altra modifica molto importante riguarda l'ergonomia, perché la multistrada Enduro è una moto molto grande e molto alta, ma adesso è un po' più accessibile rispetto a prima, perché Ducati ha abbassato la sella di 1 centimetro. Adesso l'altezza è decisamente umana, siamo a 86 centimetri, il peso ovviamente è importante, ma la sella è più bassa. Vi dicevo 86 centimetri, si può ordinare anche a 88 o più bassa ancora a 84, ma è molto importante anche osservare le sospensioni. Troviamo sempre le sospensioni semiattive a controllo completamente elettronico, che lavorano in abbinamento con i 4 riding mode, ma adesso l'escursione è calata da 200 mm a 185 sia davanti che dietro. È sempre presente l'ottimo impianto frenante Brembo M4.32 con le pinze d'attacco radiale e il cornering ABS della Bosch. È importante anche sottolineare come questo cornering ABS adesso sfrutta un sistema 6 assi più preciso, che permette di lavorare al meglio, anche di far lavorare al meglio le cornering lights e ovviamente il cornering ABS che interviene nelle frenate d'emergenza a moto molto piegata. Vediamo anche come sempre i comandi retro illuminati dei blocchetti, con questo si gestiscono i riding mode e il cruise control di serie, c'è la chiave ovviamente elettronica come prima, le manopole riscaldate, vi mostro anche la strumentazione accendendo il quadro. Ecco la strumentazione TFT che è stata rivista nella gestione poi dei sottomenu, strumentazione molto completa come era anche prima. Magari certi dati sono poco leggibili perché sono un po' piccoli, però c'è tutto quello che serve e il bello dei riding mode Ducati è che permettono al pilota di intervenire, di settare in tutte le maniere possibili il livello di potenza, di controllo della trazione, del controllo dell'impennata, quindi veramente il pilota può fare di tutto e di più con i 4 riding mode di partenza che sono poi personalizzabili. Li vediamo adesso qua. Abbiamo Touring, Urban, Enduro. Urban ed Enduro riducono la potenza a 100 cavalli, mentre Touring e Sport la lasciano a 158. Vedete che il menu è molto semplice da gestire. Altre innovazioni riguardano il cambio con l'assistenza elettronica, che è stato migliorato perché adesso l'assistenza elettronica di questo cambio deriva dall'esperienza fatta da Ducati in Superbike, che funziona molto bene a salire e a scendere di marcia anche giù di giri, quindi è stato fatto uno step in più. Vi dicevo che esistono due colorazioni, questa denominata Sand costa 21.890 euro, mentre la versione standard è 21.690 euro.
Ultimo dato sulla strumentazione: attraverso il suo utilizzo ci si può interfacciare con il cellulare e dallo smartphone con l'applicazione dedicata a Ducati è possibile poi settare i vari controlli della moto, quindi c'è una gestione remota anche con l'applicazione dal telefonino. Adesso sono andato di corsa perché la presentazione è molto serrata qui a Nipozzano, al castello di Nipozzano, un posto bellissimo qui in Toscana, vediamo se si vede qualcosa. Là ci sono i ragazzi Ducati che mettono a posto le moto. Stamattina abbiamo usato la versione della multistrada enduro con le gomme Pirelli Scorpion Rally che sono omologate, mentre adesso passeremo alle Scorpion Trail 2 per la guida stradale. Come vi dicevo, presentazione molto serrata. Vi anticipo che in fuoristrada la versione di stamattina è andata molto bene. Perché? Perché si sente l'ergonomia rivista, in particolare col baricentro più basso, perché abbiamo la sella più bassa di 1 centimetro, sospensioni con meno escursione e soprattutto, lo si sente, lo si apprezza nella guida perché permette di caricare meglio l'avantreno, abbiamo un manubrio più basso di ben 3 centimetri perché sono stati cambiati i riser che vedete qua sotto, quindi riser più corti, manubrio più basso, cioè un migliore controllo, si è inseriti meglio dentro la moto, una moto che è più compatta, è sempre una Max Enduro per lunghissimi viaggi, pensate che l'autonomia supera i 400 km, ma adesso è più accessibile per la sella più bassa, sospensioni meno ciondolone, diciamo così, e quindi più facilità di guida. In fuoristrada è andata molto bene grazie soprattutto alle sospensioni semiattive in modalità enduro e grazie al motore che è ancora più trattabile rispetto a prima. Questo motore DVT testa stretta di 1262 cc è forse, anzi senza forse, il miglior bicilindrico Desmo della Ducati. È una ottima coppia, ottima regolarità anche ai bassi. Adesso però passiamo a guidare su strada la versione della multistrada enduro in questa colorazione sand con le borse optional che sono da 45 litri quella di sinistra e da 42 litri quella di destra, perché c'è lo scarico che toglie un po' di spazio. Vi inizio a parlare dell'ergonomia perché si è inseriti molto dentro la moto e adesso sembra molto meno muccona, perché la sella è a un'altezza decisamente accettabile, il manubrio più basso dà molto più controllo sull'avantreno e la ruota anteriore da 19 pollici come sulla multistrada 950 dà un funzionamento più rotondo e più intuitivo, magari meno sportivo e reattivo rispetto alla multistrada standard, ma più facile, dà più confidenza tra le curve. Adesso vi faccio vedere quanto è trattabile questo motore, anche giù di giri sono in quarta, 1800 giri, e anche se spalanco vedete che il motore non strappa, ha il classico suono Ducati con dei colpi di scarico belli decisi ma non strappa. Adesso seguo il collaudatore Ducati verso Pomino e vediamo come va nel misto, però ergonomia ottima, ottima protezione anche dall'area del cupolino che quando è basso protegge poco ma nella posizione più alta è bello protettivo. Molto comoda la sella, ben imbottita, manopole riscaldate, leve dolcissime e cambio ad assistenza elettronica veramente morbido, vedete, cambio e neanche si sente sia a salire che a scendere di marcia, davvero un ottimo comando. Sospensioni con meno escursioni, in fuoristrada le ho provate, vanno davvero bene perché è vero che c'è meno escursione ma la moto più bassa e il baricentro più basso aiutano, quindi Ducati ha fatto benissimo a accorciare da 200 a 185 mm. Ovviamente il comportamento non è stravolto, chi ha la multistrada enduro comunque ha un'ottima moto che va bene anche nei raid in fuoristrada, questa è meno sportiva in fuoristrada ma più facile. E comunque è andata molto bene perché le sospensioni semiattive in enduro funzionano alla perfezione, davvero un ottimo lavoro da parte della casa italiana. Ovviamente ci sono anche dei difetti, adesso non sto a raccontarvi soltanto le lodi di questa moto perché il peso rimane molto importante quando avete il pieno da 30 litri che vi dà 450 km di autonomia ma anche un peso avvertibile nelle manovre perché 30 litri comunque sono tanti, potete riempirlo meno. E poi in città si avverte un bel calorino quando si è in estate in coda magari al semaforo, però ad esempio adesso con 20 gradi pantaloni da moto e stivali da moto sto benissimo e vi raccomando sempre questo tipo di calzature per evitare anche scottature. Quindi torniamo alla guida perché ho lasciato per ultimo il protagonista di questa prova che è il nuovo motore testa stretta DVT di 1262 cc, 158 cavalli e una coppia esagerata di 13 kg e l'85% è già disponibile a 3000 giri, quindi un motore molto pronto anche sotto e molto regolare.
cambio più corto, con la prima più corta rispetto alla multistrada per affrontare anche il fuoristrada più difficile, assistenza alla ripartenza in salita quando siete a pieno carico è molto utile, anche questo è di serie, quindi una moto che costa tanto ma ha una dotazione veramente al top. Ad essere Pignoli potrebbe essere ancora più completa con la sella riscaldata, perché questa è una moto sì per il fuoristrada ma è soprattutto una libidine per viaggiare. Serbatoio che protegge le gambe alla perfezione, protezione dall'aria, è un motore che ci fa andare piano, guardate sono in quinta a neanche 3000 giri ed è un pompone che non strappa e permette anche di andare con un filo di gas, con consumi anche molto contenuti, perché è difficile fare medie peggiori di 18 con un litro. Guardate anche la maneggevolezza nello stretto è molto buona, adesso quasi il pieno, e poi guardate che spinta, ho i riding mode che gestiscono anche le sospensioni semiattive che hanno una capacità di filtrare anche lo sconnesso veramente eccellente, quindi una moto che va bene anche sull'asfalto più brutto, come Pirelli Scorpion Trail che danno tanta aderenza anche su questo asfalto viscidissimo. Qua ha piovuto un po', però sentite il desmo come va bene. Chiariamo un concetto: il 1200 secondo me era un gran motore, ho letto tante critiche in giro sui vuoti di potenza o buchi catastrofici, non sono assolutamente d'accordo, perché è vero che era un motore con tanto allungo, tanta potenza in alto, ma anche discretamente trattabile sotto. Era il classico motore sportivo Ducati. Da una Ducati non ci si poteva aspettare certo il comportamento di un 4 cilindri. C'è da dire che con questo 1260 Ducati ha fatto un salto in avanti, perché il motore, pur avendo lo stesso carattere agli alti del 1200, adesso è più regolare sotto. Quindi il cambio tra questa e il 1200 è essenzialmente su due fronti: a livello di ergonomia col baricentro più basso e a livello di trattabilità di motore in basso ai medi, perché poi come potenza in alto è veramente assimilabile al precedente 1200. Cambio molto morbido che permette di usare anche le marce lunghe a bassa velocità. Guardate, sono a 40 all'ora in quarta, anzi adesso forse neanche troppo, metto la terza, quarta a 60 all'ora e la moto è gestibilissima. Vediamo questa curva, siamo in terza, buttiamo una seconda in questo tornante. La risposta del motore è eccezionale e anche i freni sono molto potenti e molto modulabili. La moto è stretta tra le gambe e molto maneggevole, grazie anche a questo anteriore da 19 pollici. Guardate l'inserimento in curva, è veramente fulmineo. La moto ha tanta aderenza anche in piega e poi questo motore che spinge tantissimo fuori dalle curve. Che guida, ragazzi, fantastica la multistrada enduro. In fuoristrada mi è piaciuta per la facilità aumentata rispetto a prima, ma è anche più facile su asfalto grazie a questo baricentro basso. Ultima curva, prima di salutarvi ricordo sempre in moto 3 cose: protezioni, paraschiena e prudenza, sempre, perché non possiamo mai sapere cosa c'è dopo la curva. Ragazzi, adesso la multistrada enduro 1260 l'abbiamo provata, la lascio tutta a voi nei commenti qui su YouTube e su moto.it. Vi ricordo quelli che sono i suoi pregi, perché ha un'autonomia pazzesca, è confortevole come poche moto nei viaggi, grazie anche appunto al serbatoio da 30 litri che protegge molto bene le gambe. Motore molto potente, molto trattabile anche ai bassi regimi e sospensioni che funzionano alla grande, le nuove sospensioni con la nuova taratura, sempre sospensioni a controllo elettronico semiattive. Tra i difetti c'è il peso molto importante a pieno carico, è pur sempre una moto da 254 kg, e il calore d'estate che si avverte soprattutto in città. Adesso la moto è tutta per voi nei commenti. Ciao, alla prossima!